Cari amici miei, è arrivato il momento. È arrivato il momento, anche per me, di poter andare ad unboxare finalmente la tanto sospirata e attesa Stadia Premier Edition. Ingolosito dalla promozione di Resident Evil Village, che anche acquistando la versione standard del gioco si poteva ricevere in regalo la Stadia Premier Edition, ovvero il pad di Google Stadia e il Chromecast Ultra. Dopo pochissimi giorni dall'uscita del gioco mi è arrivata una mail che confermava il codice di validità del mio acquisto e di conseguenza l'avvenuta spedizione da parte di Google del prodotto. In tempo brevissimo, neanche in 48 ore, il pacco è arrivato e oggi lo andiamo ad unboxare e vedere come gira effettivamente Google Stadia Premier Edition con il Chromecast Ultra su una TV 4K della Samsung, che è quella che io, povero Cristo, ho qui in casa, e cerchiamo di vedere le differenze tra l'applicazione via browser e quella con il Chromecast Ultra. Siete pronti? Ed eccoci qua davanti alla nostra confezione di Stadia Premier Edition in tutta la sua compattezza. Eccola, molto tranquilla. Andiamo quindi a scattarla e a iniziare il nostro unboxing. Forbiciazze. Perfetto. Là, limpida come il sole. Andiamo ad aprirla. Molto semplice, basta appoggiare la scatola qua sotto. Cosa troviamo su interno? Troviamo subito il pad di Google Stadia, che vi dirò è meglio di quanto pensassi. Bello solido, meno plasticoso di quello che credevo. Top. Ingresso per le cuffie e per caricarlo. Andiamo poi a vedere cosa c'è sotto. Abbiamo il cavetto USB per poterlo ricaricare tranquillamente, il caricatore al suo interno e qua dentro i soliti manuali per l'attenzione e l'installazione e quant'altro riguardanti il controller. Perfetto, bello anche la bustina, meglio di quanto mi aspettassi, oppure che non ci fosse niente. E poi arriviamo al pezzo forte un po' della nostra situazione, ovvero il Chromecast Ultra. Allora, qui di fianco abbiamo il suo caricatore, quantomeno ci permetterà di attaccare il Chromecast Ultra alla corrente, e importantissimo, soprattutto almeno per me, l'entrata per il cavetto LAN, perché io comunque ho un modem proprio qua vicinissimo, quindi di conseguenza non userò il wifi con il Chromecast Ultra, ma comunque vai benissimo anche col wifi. Il suo cavetto per collegarlo poi al dispositivo, abbastanza lungo, quindi potremmo avere tranquillità di utilizzo ovunque e dovunque. E poi eccolo qua, la presa HDMI qua dietro, l'ingresso dell'USB, insomma tutto pronto per godere al meglio dell'esperienza di Google Stadia con la Premier Edition. Momento sponsor, sì, perché è il momento di ringraziare tutte le agenzie che ci stanno pagando per poter fare questi video, ovvero nessuna. Come sempre il nostro unico e vero sponsor siete voi, cari amanti di Google Stadia Italia, che con una vostra donazione, i like e seguirci durante tutti i nostri contenuti date la possibilità a questa piccola realtà di rimanere in piedi. €1 o anche 100.000, quello che volete, servirà a noi per rimanere in piedi e dare un valore a quello che stiamo facendo. Detto questo, torniamo con le considerazioni della Stadia Premier Edition. Bene, una volta aver fatto l'unboxing, le operazioni da fare sono essenzialmente due prima di iniziare la configurazione, ovvero attaccare il Chromecast alla televisione tramite la porta USB
e configurare il dispositivo sulla vostra rete internet sul quale desiderate poi usufruirne. Una volta fatte queste operazioni si aprirà il menu a schermo della configurazione del Chromecast, che in un minuto proprio di numero tramite il vostro cellulare andrete a configurare velocemente il dispositivo su quello che è il vostro account. Una volta fatto questo troverete Stadia proprio tra le impostazioni, lo andrete a selezionare e da lì vi verrà chiesto di configurare il joystick semplicemente eseguendo la configurazione di tasti che viene proposta a schermo. Tra le funzioni che trovate all'interno di Stadia con il Chromecast ci sono le voci basilari che possono servire per connettervi direttamente alle funzioni social di Stadia, ovvero la vostra lista amici, il sistema di messaggi in cui potete scambiarvi con loro, un party chat con il quale potete giocare insieme e parlare, dove appunto sarà poi anche possibile switchare su la chat di gioco oppure appunto la chat del party, comodamente premendo i tasti del vostro gamepad. Sarà possibile poi andare a modificare la risoluzione con il quale state giocando a Stadia e attivare e disattivare, nel caso abbiate ovviamente il Pro, anche l'HDR. Tutto molto semplice, e da qua potrete poi usufruire di tutte le impostazioni e i setup dell'account Stadia e di Google. Ho deciso di farvi una presa diretta dell'immagine che vede la televisione proprio per farvi capire il colpo d'occhio che si ottiene immediatamente una volta inserito il Chromecast all'interno della propria televisione. Non potevo che fare la prima prova se non con Resident Evil, ovvero il gioco con il quale ho potuto usufruire della promozione per la Stadia Premier Edition. Il 4K e l'HDR attivo sul Chromecast danno a Resident Evil completamente un'altra immagine, rendendolo quasi identico alle versioni native PC e console. Passiamo poi a una prova di uno di quei titoli drastici per quanto può riguardare un cloud gaming, ovvero dei giochi di corse. In questo caso provo Formula 1 2020 direttamente con il Chromecast Ultra e il colpo d'occhio è anche qua incredibile. Ho il gioco anche su PC con il quale gioco a dettaglio ultra e vi posso garantire che faccio fatica a notare le differenze. Faccio fatica perché molto probabilmente non ce ne sono. Il gioco scorre fluidissimo anche in 4K con l'HDR attivo, senza rallentamenti di sorta né dettati da quale può essere la risoluzione massima né dalla connessione in sé. Il gioco diventa super godibile con il joystick di Stadia e lo rende avvincente per tutti gli appassionati di corse e della Formula 1. Via discorrendo tutti i titoli sul Chromecast guadagnano tantissimo. NBA 2K21 non è da meno, sfoggiando una grafica incredibile con una partita che sfiora quasi il fotorealismo, pur non essendo su Stadia la versione next gen. Gli effetti di luce, il sudore dei giocatori, la maglietta che si muove, il pubblico è quanto di più veritiero e vicino a quelle che sono le versioni native delle console PS4, Xbox One e PC. Come vedete i comandi rispondono perfettamente, il Chromecast Ultra fa un lavoro incredibile sui riflessi del parquet, insomma nulla da dire, gli amanti del basket su Google Stadia e con il Chromecast Ultra troveranno praticamente una delle massime esperienze, a patto di non avere ovviamente una PlayStation 5 o un Xbox Series X. Se poi siete anche voi tra le persone che hanno usufruito del bundle di Resident Evil Village con all'interno la Stadia Premier Edition, non potete che riscattare immediatamente uno dei titoli gratis del mese per gli abbonati Stadia Pro, ovvero Star Wars Jedi Fallen Order. Il gioco, tratto dalla galassia lontana lontana, riesce a ridare un impatto grafico di prim'ordine e lo rendono tra i must-have degli utenti Stadia, ora soprattutto che rimane gratis all'interno del pacchetto Stadia Pro. Un'altra grande e valido motivo per sfruttare il vostro Chromecast Ultra appena arrivato. Poi ovviamente la prova non poteva che concludersi con uno dei giochi più giocati probabilmente nell'universo di Google Stadia, soprattutto per quanto riguarda noi italiani, ovvero FIFA 21. Con il Chromecast Ultra 4K HDR la partita Paris Saint-Germain-Manchester United è qualcosa di spettacolare sullo schermo Samsung con il quale gioco. Ovviamente la presa diretta della camera sullo schermo è
per cercare di ridarvi in toto, come detto prima, l'immagine e la sensazione incredibile che si viene a ottenere una volta che Stadia si attiva sui vostri teleschermi tramite il Chromecast Ultra. Il dispositivo funziona alla grande senza alcun tipo di problematica. Come vedete in tutte le prove non sto riscontrando alcun tipo di problematica, la connessione rimane sempre stabile su eccellente, dandomi la possibilità di godere in tutti i titoli il 4K e l'HDR acceso per il massimo dell'esperienza possibile all'interno dei giochi di Google Stadia. Bene, direi che dopo questa prova possiamo tecnicamente promuovere la Stadia Premier Edition, perché il Chromecast Ultra fanno guadagnare alle esperienze videoludiche di Google Stadia non una ma bensì 2 marce in più. Con tutte le funzioni di cui il Chromecast Ultra in questo momento gode, dallo streaming diretto alla chat e a quant'altro, non si può che promuovere di conseguenza questo piccolo affarino che Google ci ha mandato insieme a Resident Evil Village. Vi ringrazio per essere stati qua, vi ricordo tutti gli appuntamenti il mercoledì con il Bar Stadia e tutti gli aggiornamenti, le news e le recensioni sul sito di gstadia.it. Di conseguenza, se vi sono piaciuti i nostri video e ne volete ancora di più, non dimenticate di mettere like al canale, seguire le indicazioni qui sotto per le donazioni e stare sempre con noi. Alla prossima!